Oggi vediamo un'altra batteria della LeadTime, molto interessante, 24 volt 50 A. Questa sarà perfetta per il mio kayak, vedremo anche l'installazione. Intanto facciamo l'unboxing e vediamo cosa c'è nella confezione. Manuale e garanzia, e subito qua sopra troviamo le viti che serviranno dopo per mettere i nostri connettori. Sempre super protetta. Beh, questa è proprio leggerissima. Eccola qui, piccola, compatta, bellissima, come ci ha abituato sempre ormai LeadTime da un po' di tempo. 25.6 volt, quindi una batteria 24. Le caratteristiche, cioè la grandezza della batteria, va a finire nel gruppo 24, che sono queste misure qui standard. Questo è più importante, diciamo, per il discorso camper più che nautica, però importante da sapere. Qua sopra abbiamo tutte le caratteristiche principali della batteria e ovviamente il codice a barra per abbinarla alla nostra app. Adesso andremo subito a controllare come si installa la batteria sulla nostra app e dopodiché faremo un ciclo di carica e di scarica per vedere la capacità di questa batteria. Una cosa che però voglio controllare subito, se la batteria in questo momento è accesa. Le batterie, quando vengono spedite, queste della LeadTime, vengono spente normalmente. Quindi se io vado a prendere il mio Fido Tester, sempre pronto, facciamo subito una prova, andiamo su Volt, andiamo a togliere i tappi di protezione, il negativo e il nero. Come vedete qui abbiamo 5 volt. Uno potrebbe pensare, ma allora la batteria è rotta, non funziona. No. Basta solo accenderla. Andrò alla tensione giusta per questa batteria, diciamo 27 volt, perfetto. Qui abbiamo i suoi due cavi, positivo sul positivo, negativo sul negativo, questo è ovvio. Andiamo a toccare i poli. Ok? E adesso andiamo a misurare di nuovo col nostro tester. 26.31. Avete visto? Batteria accesa. Adesso posso collegarmi ovviamente con il Bluetooth. Fino a questo momento la batteria era spenta, quindi il Bluetooth non avrebbe potuto funzionare. Questo lo spegniamo perché utilizzeremo il suo caricatore, quello proprio della LeadTime, per caricarla. Bisogna usare un caricatore per le litio se vogliamo mantenerle bene, perché ha diversi cicli di carica, cioè, mi spiego meglio, fa la carica bulk, dopodiché va su floating e fa tutta quella serie di cose che deve fare il caricabatterie per farla in breve, per mantenere la batteria sempre in perfetto stato. Si può lasciare attaccato anche più tempo, non è un problema. L'importante è che sia un caricatore per le litio, se no rischiate di rovinare la batteria. Adesso andiamo sull'app. Cerca Bluetooth. Non so se è questo. Perfetto. Eccola qui. E questa è la batteria, abbiamo tutti i dati della batteria. Adesso andremo a caricarla completamente, dopodiché faremo un ciclo di scarica e dopo andremo a vedere come installarla sul nostro kayak. La posso utilizzare anche per il motore di prua del mio Boston Whaler. Vedremo. Farò sicuramente un video per vedere le differenze di durata tra la 24 volt e la 36 volt, tutte e due a 50 A. Qui abbiamo il nostro caricatore della LeadTime, ha tante protezioni, quindi io consiglio di utilizzare questo per queste batterie. Andiamo a mettere i capicorda sulla batteria. I morsetti di queste batterie, come vedete, non sono quelli
classici delle batterie al piombo hanno la possibilità, ecco, lui è già partito, giustamente. Allora, per accendere la batteria, quando vi arriva, utilizzare il suo caricatore è sicuramente la scelta migliore. Mi raccomando, bisogna stringere un po' questi morsetti, perché questo comunque butta fuori 20 A. Se li lasciamo aperti così è probabile che si scaldino e non è una cosa buona. Lui sta caricando, adesso andiamo sull'app a controllare che sia tutto a posto. Quindi di nuovo l'app della lead time, ecco qua, stock 50% in carica, 20 A li stiamo dando dentro, sono 560-550 watt e la tensione è 27.2, adesso questa sale. La capacità della batteria, quella che era già dentro, è di 25 A in questo momento, quindi dobbiamo caricarne altri 25. Ci vediamo tra un po'. Dopo aver caricato completamente la batteria, ecco fatto il ciclo di scarica, 50 A,350, quindi perfettamente conforme a quanto dichiarato dalla casa madre. Niente, andiamo a vedere adesso come sistemarla finalmente sul kayak. Batteria molto interessante, sia per peso che per capacità. Ed eccoci qui nella posizione dove andrà installata questa batteria. L'ho scelta proprio per il mio kayak, eccolo qui, è un Big Mama Triken 380 e ho appena iniziato a fare tutti i lavori per renderlo una vera macchina da guerra. Sul canale ovviamente troverete tutti i riferimenti, farò diversi video e ci sarà tanto materiale su questo kayak. Rimaniamo comunque concentrati intanto sulla batteria. Abbiamo fatto un po' la recensione, abbiamo capito di cosa si tratta, quali sono le caratteristiche e adesso vi mostro dove l'andrò a installare. Il Triken 380 ha questo vano che è perfetto, basta prendere la batteria, che tra l'altro è molto leggera, e si va a inserire dentro. In questo momento il coperchio non si chiude perché è un po' troppo alta, vedete, ma non è un problema, io andrò a rialzare la parte intorno, userò come sempre la resina della Resin Plan, la tecnica Resin Plan, andrò a alzare questo coperchio in modo da poterlo chiudere sopra e utilizzerò il lato del bordo che vado a rialzare per metterci gli interruttori per andare a accendere o a spegnere la batteria. Quindi il kayak è questo, qui vedete anche il motore di poppa, molto interessante, è un bellissimo prodotto della Garmin, mi piace veramente tantissimo, non vedo l'ora di metterlo in mare. Come vedete qua sono state fatte anche le modifiche con la piastra d'acciaio per poter installare il motore in tutta sicurezza. Ecco qua. E ci saranno dei bei sviluppi su questa macchina, sicuramente, che riguarderanno l'elettronica, che riguarderanno soprattutto l'installazione delle sonde, perché mi sono studiato molto bene il progetto e riusciremo a fare qualcosa di molto particolare. Intanto andremo a vedere come funziona questa batteria proprio in mare con questo motore. Sono veramente curioso delle performance. Sulla carta è perfetta per questo servizio, potente, 24 volt, 50 A, mi darà autonomia probabilmente per diverse uscite di pesca senza necessità di doverla ricaricare. Se ti interessano anche a te questi contenuti, ricordati di iscriverti al canale, attivare le notifiche, così spieghi a YouTube cosa vuoi, cosa ti interessa e lui ti ricorderà quando escono contenuti nuovi.